Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Pillole di Benessere. Come vedete abbiamo sempre i nostri cari ospiti che ormai conoscete già, la nostra Francesca Magro. Ciao Francesca. Ciao Serena e benvenuti a tutti. E Simone Zorzi. Ciao Simone. Ciao Serena, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo di digestione, cioè anche del ruolo, comunque dell'importanza che ha l'acqua nella digestione. Come sempre lascio subito la parola a Francesca. Grazie Serena. Io parto subito parlando proprio di digestione immediatamente, così non vi faccio attendere troppo. Allora, noi dobbiamo pensare alla digestione innanzitutto come ad un processo attivo, perché si hanno secondo me le idee un po' confuse relativamente alla digestione, come questo stomaco che viene riempito, una specie di betoniera dove le cose si mescolano, e invece è un processo molto preciso, molto organizzato per diverse tappe biochimiche ed è molto anche delicato. E dobbiamo pensare che lo stomaco è un ambiente, oltre a essere acido, è un ambiente umido, quindi ha bisogno di umidità, ha bisogno di idratazione per poter funzionare al meglio. Questo cosa vuol dire? Che ha bisogno di acqua. Ha bisogno di acqua per funzionare bene. Ma di quanta acqua? Non troppa, chiaramente, altrimenti rischiamo di andare a diluire i succhi gastrici, quindi a fare l'effetto contrario. La giusta acqua, che possibilmente non sia un'acqua di bottiglia o un'acqua di rubinetto, ma un'acqua che sia viva, che sia vitale, che apporti quel giusto equilibrio per far funzionare al meglio il processo della digestione. Quando dovremmo bere? È preferibile bere lontano dai pasti. Ovviamente al pasto, se stiamo mangiando qualcosa di particolarmente impegnativo, bere il goccio d'acqua va bene, ma dovremmo distribuire la nostra idratazione durante la giornata, quindi bere fino a mezz'ora prima dei pasti e da mezz'ora dopo i pasti in poi. E la giusta quantità per noi, di cui abbiamo parlato già in una puntata precedente, quando abbiamo spiegato bene il discorso dell'acqua strutturata. Ognuno ha il proprio quantitativo di acqua da bere. Perché questo? Perché se beviamo mentre mangiamo, appunto, rischiamo di andare a rallentare la digestione e invece allo stesso modo se non beviamo, quindi se lo stomaco è secco in un certo senso, quindi deve recuperare l'acqua per poter creare comunque attivare tutto il processo digestivo e avvolgere e disgregare gli alimenti, deve prenderlo dal resto del corpo, quindi andiamo molto più velocemente in disidratazione con tutto quello che implica, quindi deve andare a prendere l'acqua dalle cellule circostanti o privarsene lui. E quindi aumenta anche l'acidità, perché l'acqua va anche a tamponare un'acidità eccessiva, se è un'acqua giustamente equilibrata. Quindi è fondamentale bere lontano dai pasti, bere la giusta quantità d'acqua e il giusto tipo di acqua, proprio per favorire la digestione. Grazie anche al progetto con Simone, il progetto BioVital, abbiamo visto insieme, io sono naturopata per chi non lo sapesse, ho seguito anche diverse persone al di fuori del progetto BioVital, posso dire personalmente di aver constatato che c'è un'acqua in particolare che favorisce la digestione, proprio provato dalle persone, riportato per esperienza diretta dalle persone che ho seguito. L'acqua viva, l'acqua strutturata fa tutta la differenza del mondo, attiva il processo digestivo, alcalinizza lì dove c'è un eccesso di acidità, è più fluida, è più leggera, è più idratante e proprio va a favorire tutto il processo. Mentre solitamente un'acqua di bottiglia o un'acqua di rubinetto, essendo acque morte, come avete imparato a sentirci dire molto spesso, sono più pesanti proprio perché inorganiche, perché perdono la loro struttura e tutto quello che già vi abbiamo detto, quindi diventano un ulteriore alimento che si aggiunge a quelli che lo stomaco già deve processare, invece di essere un elemento ulteriore che va a fluidificare e a favorire il processo digestivo. Grazie Francesca. Io vorrei anche un attimino puntualizzare, scusami se magari voi due poi mi potete anche correggere, il fatto sempre di quando noi diciamo di essere idratati, che non significa aver assunto tanta acqua, ma significa che le nostre cellule
hanno la quantità di acqua necessaria per poter funzionare bene. Ecco, semplificando ovviamente il tutto, perché tante volte magari si beve tanto, si pensa di essere idratati, in realtà la nostra cellula non è nutrita di quell'acqua e quindi per assurdo abbiamo tanta acqua in corpo, ma la cellula è disidratata, e quindi anche per questo è necessario avere un'acqua che sia adatta all'idratazione, insomma, della cellula. Ecco, quindi non so, l'ho detto in maniera molto semplificata, però spero di aver passato le cellule devono essere belle gonfie. Ecco, giusto per dire, non fuori la cellula, ma dentro. Ecco, questo è importantissimo. Devono essere rinsecchite. Esatto, perché tante volte noi abbiamo tanta acqua, però purtroppo è tutta concentrata fuori dalla cellula, Esatto. quella, la maggior parte, insomma. A questo punto io vorrei un attimo chiedere un parere anche a Simone, perché voi avete fatto, Simone, anche un test per quanto riguarda la saliva. Sì, allora, io intanto voglio condividere lo schermo con i nostri amici. E anche intanto io magari faccio la premessa, giusto? Esatto, ditemi se si vede in questo momento. Sì, si vede. Perfetto, così lo sappiamo che anche i nostri amici lo vedono, e lascio a te, Simone, spiegare questo test. Sì, grazie Serena. Allora, come diceva Francesca, che lei si è appoggiata un po' anche alle testimonianze delle persone che lei ha trattato, che ha seguito in quanto naturopata, io per lo stesso motivo da 16-17 anni ormai io porto avanti il progetto BioVital Acqua e abbiamo portato avanti una nostra letteratura scientifica di evidenze scientifiche. No, questo è importante, perciò la cosa anche che direi, Serena, è che noi parliamo di pratica vissuta, non di teoria piena di polvere che normalmente esce da bocche di teorici, ok? Dimostriamo le cose. Questo io credo sia importante, in quanto io ho bisogno di vedere le cose, per primo. Ma all'inizio ci arrivavano tante testimonianze. Ah, ma digerisco meglio, Simone, da quando bevo l'acqua del BioVital, ma mi sento meglio, insomma, sono tante cose che potremmo raccontare, ma nello specifico appunto della digestione abbiamo fatto questo test. Questo test, questa evidenza scientifica è fatta attraverso un microscopio ottico, quindi ad alta magnificenza, e si può fare in microscopia oscura. Cosa significa? Che qui abbiamo 3 salive, ok, della stessa persona, ok, in condizioni diverse, e trattate in un modo diverso, dove la prima, dove c'è scritto sotto saliva alla vostra sinistra, come scrive sotto nella prima immagine, la struttura è minimamente regolare al centro ma non nella sede periferica. Allora questa persona è una persona presa la saliva e è stata fatta questa foto e come vedete evidenzia una struttura che è regolare in parte, ok? Diciamo che se uno vede solo questa e non vede le altre due dice, beh, cosa ci posso capire? Qui chiaramente ci capisce qualcuno ci capisce un po' di più anche d'impatto nel momento in cui ha visto i nostri esperimenti con il laboratorio di Masaru Emoto sull'acqua, quindi questo lo dovrebbe far capire. Tuttavia, per quelli che ad impatto magari non riescono ad avere un input giusto, sappiate che nella seconda immagine la struttura è regolare al centro ma non nella sede periferica, e questo avrebbe avuto dell'acqua. Allora, precisamente avrebbe avuto dell'acqua del rubinetto, ok? Quindi l'esperimento è estremamente semplice in questo senso. Quindi abbiamo avuto dell'acqua del rubinetto e quindi, come vedete, grazie all'acqua, la saliva ha preso una struttura più regolare, ok? Nella terza, invece, ha bevuto dell'acqua del BioVital e nella terza immagine la struttura è regolare al centro e alla zona periferica, cioè si è riportata in equilibrio. Allora, detto questo, se io la guardo nell'insieme posso farmi un'idea e capire cosa per me andrebbe meglio, e presumo che chiunque di noi possa dire la terza, no? Sappiate anche che in realtà questa terza immagine ce l'ho o ce l'avrei nel momento in cui bevo dell'acqua dalla fontanella in montagna, dalle località termali, cioè un'acqua di sorgente, perché ognuno di noi sa che nel momento in cui va in posti del genere, quindi in natura, e riesce a bere quest'acqua, la tendenza è star meglio. E Francesca mi insegna che star meglio in termini digestivi
fa grande differenza, ok? Questo è un dato di fatto, insomma, non vado negli esempi particolari perché magari potrebbero farci sorridere, ma comunque la digestione fa la differenza. Quindi nel momento in cui io riesco a strutturare la saliva, che è la prima fase di digestione, se non sbaglio, Francesca, significa iniziare quel processo per cui poi su tutte le fasi successive tutto si migliora e tutto diventa strutturato. Perché in biologia struttura significa funzione, significa funzionalità, e perciò bere acqua strutturata che crea una saliva di questo tipo significa creare funzionalità digestiva. Grazie, grazie Simone, anche perché ovviamente ci hai ricordato che la prima digestione avviene proprio in bocca, quindi è la prima fase, non è un caso che si dice masticate tanto, ovviamente con calma, cercate di essere concentrati quando si mangia, quindi essendo anche avendo un tipo di saliva diversa, sempre concedetemi i termini molto semplificati, però abbiamo capito il perché, comprendiamo anche perché la digestione poi anche tutto l'apparato digestivo a partire dallo stomaco fino ovviamente alla fine possa avvenire in maniera molto più adeguata, molto più anche più fluida, concedetemi il termine. E le persone sentono che digeriscono meglio, perché alla fine è la sensazione che una persona ha: mi sento meglio o mi sento peggio. Questo è quello, è sempre il test finale che è importante. Allora, io come sempre vi ringrazio anche per questa volta, ovviamente, di tutte le informazioni che ci date, di queste indicazioni che sono molto preziose. Prima però di salutarvi vi chiedo se volete aggiungere ancora qualcosina. No, io ho detto tutto, mi sembra abbastanza, insomma, è anche, ecco, credo ci sia per tutti noi anche questo aspetto intuitivo, no? Che ci aiuta a capire queste cose. Le abbiamo vissute un po' tutti, poi evidentemente si può anche, come dire, evidenziare attraverso delle strumentazioni specifiche come noi abbiamo fatto, e questo ci dà la conferma che quello che accade bevendo semplicemente un bicchiere d'acqua ci dà la possibilità di capire che funziona. Questo è bello. Quindi la salute è mantenere la salute semplice come bere un bicchiere d'acqua. Perfetto. Acqua strutturata, magari BioVital. Certo. Ovviamente sì. Questa era un po' di pubblicità, scusami. Beh, certo. Ma parliamo di questo, certo. Esatto, anche perché poi tante volte ci dicono: ok, bello il discorso dell'acqua strutturata, ma adesso come me la faccio l'acqua strutturata? Esatto, certo. E quindi giustamente diamo anche delle risposte per sapere dove andare a trovare un prodotto che appunto è BioVital. Ecco, anche come sempre trovate poi il link in descrizione, perché così insomma tutti voi potete andare ad approfondire, oppure insomma potete sempre guardare anche i video precedenti che abbiamo fatto. Io come sempre ringrazio Francesca, ringrazio Simone e ci vediamo ancora per altri video e altre pillole di benessere e bellessere collegate all'acqua. Grazie a tutti quanti e buona serata. Direi anche, scusatemi, buona digestione.